Ciao ciurma! Bene, ben ritrovati. Oggi in questo Cyberlab facciamo una cosa un po' diversa. Dal solito vi parlo di un'estensione che ho sviluppato io personalmente per Visual Studio Community 2026, che è il nuovo Visual Studio. L'estensione si chiama MyPHP Syntax Highlighter on MyPHP Syntax Highlighter. È un'estensione gratuita, è open source e potete scaricarla sia dal marketplace di Visual Studio ufficiale sia direttamente da GitHub come estensione installabile. In questo video ve ne parlo, vedremo che cos'è, a cosa serve, come installarla, come funziona nella pratica e vedremo anche, faremo anche un accenno veloce a come è stata sviluppata e costruita in C#. Quindi, per chi non sa cosa è C#, non ve lo dirò. Quindi, rimanete con me, il video dura circa 15 minuti, non troppissimo, però imparerete questa nuova estensione e come anche magari creare delle estensioni. Non è semplicissimo. Ora ci sarà la sigla del Cyberlab e tutti qua dopo la sigla. Benvenuti su Oscar Code, il punto di riferimento per l'informatica e il web. Con la serie Cyberlab utilizziamo il nostro laboratorio virtuale per tutorial, sviluppo in sicurezza e cyber pratica. Mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Ricordati di iscriverti per supportarmi. Bene, chi sviluppa in PHP su Visual Studio, non sto parlando di Visual Studio Code, ma proprio Visual Studio Community, sa bene che il supporto nativo per PHP è, diciamo, basilare. Poca evidenziazione, nessuna validazione in tempo reale e quando hai blocchi annidati del tipo try, catch, if e for each diventa un labirinto perché non capisci più dove è l'inizio e dove è la fine dei blocchi. Quindi ho creato questa estensione per risolvere esattamente proprio questo problema. Attenzione, perché non è un'estensione per sviluppatori principianti. L'ho creata proprio perché alcune estensioni hanno così tante funzionalità che rendono Visual Studio lento, sono lente, magari hanno il parser PHP integrato che rallenta un po' tutto. Invece questa estensione MyPHP Syntax Highlighter aggiunge un sistema di highlighting avanzato e intelligente che non solo colora le sintassi, ma ti aiuta a navigare il codice visivamente. Quindi tu il codice perlomeno lo devi un po' conoscere e l'estensione ti aiuta a navigarlo visivamente, vedendo immediatamente dove inizia e finisce il blocco. Ogni blocco, quindi una condizione if, else o else if and if e le parentesi, graffe, tonde o quadre e tutte queste cose. Ti dice quando è stata aperta una parentesi, la selezioni e ti dice la parentesi di chiusura, così vedi subito il blocco quando è iniziato e quando è finito. Bene, dove scaricarla e come installarla? Ci sono due modi per installarla e ve li mostro entrambi. Uno è dal marketplace di Visual Studio, è il primo e il più comodo. Praticamente aprite Visual Studio, andate su estensioni, gestisci estensioni, cercate MyPHP Syntax Highlighter o anche solo PHP compare nella barra di ricerca e la trovate. Cliccate su download, poi riavviate Visual Studio e l'installazione si completa in automatico. In alternativa potete scaricarla direttamente dal sito del marketplace, vi metto il link poi in descrizione, e scaricarla da browser e poi installarla. Basta che avete Visual Studio installato. Community. C'è anche la pagina di GitHub, che il repository ve lo metto sempre nella descrizione. E qui trovate già il file di installazione pronto .vsix. Scaricate il file, fate doppio clic su quel file dell'installer vsix, seguite le istruzioni e via, installate l'estensione in pochi secondi. Bene,
ora la parte più interessante, perché vi faccio vedere come funziona in pratica. Poi vi farò vedere anche come l'ho creata. Bene, andiamo a vedere un attimo sul mio Visual Studio, così vi faccio vedere come funziona. Allora, qui potete vedere la mia schermata di Visual Studio, come appare Visual Studio 2026, come avete visto. Bene, cosa possiamo fare? Ora, l'estensione io l'ho già installata, come vi avevo detto prima, quindi è già installata nel mio Visual Studio. Possiamo creare un nuovo progetto e subito vediamo una modifica alla Visual Studio. Eccoci qua, subito vediamo, vedete c'è questo badge nuovo di fianco a destra, è PHP Web Project. Questo è un miglioramento installato dall'estensione. Cosa vuol dire? Che se io vado a selezionare questo progetto d'avvio, lui mi creerà, ora lo selezioniamo, andiamo avanti, ok, vabbè, qua non sto troppo a scegliere e facciamo crea. Noi abbiamo creato la nostra bella soluzione. Come vedete ci ha creato due file nel nuovo progetto, uno è index.php e uno è style.css. Questi sono file praticamente che sono vuoti, c'è solo dei tag PHP che già vedete sono evidenziati in giallo. Questo perché tag PHP di apertura e tag PHP di chiusura sono in giallo, dopo vedremo specificamente il perché. Ora ci metto un po' di codice così vedremo anche come funziona l'estensione in sé. Allora, eccoci qua, vi ho creato, velocizzando un pochettino, un po' di codice PHP da vedere, da esaminare, per vedere anche le funzionalità dell'estensione. Quindi abbiamo, vedete, i nomi azzurri, ok? Namespace, declare, use, tutti azzurri. Abbiamo poi questa nuova modalità di evidenziamento delle condizioni if, else and if. Vedete che me la sta evidenziando tutta in sequenza, così so che qui parte, qui c'è un else e qui c'è un end if che finisce, ok? Oltre a questo abbiamo anche l'evidenziazione delle parentesi. Come vedete anche parentesi innestate, ci sono due parentesi rotonde aperte, però lui mi evidenzia ovviamente la parentesi aperta e la parentesi di chiusura. Se io vado ad evidenziare questa parentesi qua, mi evidenzierà l'altra parentesi di chiusura relativa a questa parentesi aperta. Vedete che sono innestate insieme e le sta evidenziando in modo intelligente. Anche stessa cosa per le parentesi quadre, evidenzia la prima di apertura ed evidenzia quella di chiusura. E altre cose, oltre che per l'end if, vedete anche le classi, evidenzia la parentesi di apertura della classe e quella di chiusura, utile per capire dove finisce la classe. E se vedete bene qua di fianco dove c'è la scroll bar abbiamo anche un puntino viola, che è praticamente perché noi abbiamo selezionato la parentesi di apertura, che è questa, e la parentesi di chiusura, che è questa. Vedete i due puntini viola in corrispondenza delle parentesi che si aprono e si chiudono. Così anche nella scroll bar avete un'idea di dove andare a cercare quando dovete andare a cercare delle parentesi. Se no veramente è un po' un casino e rischiate di andare in confusione. Ok, cos'altro da vedere? Abbiamo visto gli if e ora vediamo il while, i cicli while. Come vedete while and while vengono evidenziati tutti e due in sequenza, come funziona per le condizioni if. I tag PHP vengono evidenziati di giallo di default. Ed qua altre cose, c'è anche la funzione di try catch e altre piccole cose che vedete qua. C'è il for each, il loop for each, evidenziate anche questi for each and end for each, ok.
if and end if sono innestati dentro al for-each, vedete che le evidenzia in modo intelligente anche se sono nestati, cioè dentro, e questo è tutto quanto. Ora andiamo a vedere anche la personalizzazione, perché possiamo cambiare il colore. Ho aggiunto questa opzione tramite gli strumenti opzioni, cerchiamo PHP e ci verrà questo PHP Syntax, Highlighter. Ok, clicchiamo su General e si apre il nostro pannello delle opzioni. Vedete, possiamo decidere i colori, quanti PHP tags, che sono golden, arancione di solito, e tutto il resto. Ok, qui abbiamo un pannello di personalizzazione abbastanza complesso. Verranno aggiornate delle cose, verranno aggiornate delle altre cose per la personalizzazione, però poi vedremo. Intanto abbiamo questi pannelli ed è già un qualcosa, perché potete personalizzare i colori, perché vedete che io ho il tema scuro, però magari per chi ha il tema chiaro cambiare i colori è meglio, perché magari si riesce a vedere meglio senza affaticare gli occhi. E questo è, torniamo un attimo a noi, perché così parliamo anche di come è stata creata questa estensione un pochettino. Torniamo noi e poi torniamo ancora di qua. Bene, eccoci, abbiamo visto come funziona e come potrà funzionare anche in futuro. In futuro metterò anche, credo, un parser PHP per gli errori nel codice, ma quello poi magari in futuro lo metterò. Due parole su come è stata costruita questa estensione, giusto per soddisfare le curiosità dei developer più tecnici. Le estensioni per Visual Studio sono sviluppate in C#, usando l'SDK ufficiale per il package management di Visual Studio, il VSIX SDK. Non è PHP, non è JavaScript, è un linguaggio nativo dell'ecosistema di Visual Studio. Il cuore dell'estensione è un sistema di tagger che analizza il testo in tempo reale mentre scrivete, identifica le keyword PHP nei blocchi di controllo e applica le evidenziazioni differenziate e intelligenti. La parte di validazione si aggiunge con un analyzer più avanti che controlla la struttura dei blocchi e genera warning direttamente nell'editor. Vi mostro poi un secondo di codice, giusto per darvi un'idea, senza entrare nei tecnicismi, che altrimenti ci vorrebbe un video a parte, perché sennò è veramente un codice fatto come Visual Studio dice, diviso in moduli. Bene, vediamolo un attimo il codice. Bene, eccoci qua. Vi avevo detto che era abbastanza pesante come progettazione di codice, infatti eccolo qua a destra, possiamo vedere tutti i file C# e sono tanti e dovranno arrivare anche altri quando metteremo la verifica della validazione del codice. Qui abbiamo vabbè dei txt e un altro per i project templates che poi andremo a completare nella versione 2.0 che uscirà a breve. Questo è per esempio l'assembly info di C#, come vedete ci sono tutte le informazioni dell'estensione, compagnia, prodotto, il titolo, la descrizione. Questo invece è uno dei tanti file che avete visto, che è questo, che avete visto qua. Non ve li faccio vedere tutti, ve li faccio vedere uno perché tanto per capire quanto lavoro c'è dietro. Questo è tutto C# praticamente. Qui c'è la guida del package e tutto quello che l'inizializzazione, e questo è il codice più o meno. Potrei stare qua a spiegarvi ore e ore. Questo è l'item template dove andiamo a creare il file PHP. Potrei stare qua a spiegarvi ore e ore, però tanto per capire la complessità del codice, questo è. Mi raccomando, se avete voglia di guardare il codice
proprio al dettaglio, vabbè, scrivetemelo, casomai un video ce lo facciamo, ma sono cose abbastanza tecniche. Ora, ci piace sapere che l'estensione è lì, è per noi che programmiamo in PHP e funziona alla grande. Bene, ricapitolando in modo veloce, Marketplace Visual Studio, cercate MyPHP Syntax Highlighter direttamente dall'IDE oppure dal link in descrizione. GitHub, scaricate l'installer, VSX da repository, link in descrizione. È gratuita, è open source e funziona su Visual Studio sia 2019 sia 2022 e sia inclusa la nuova versione di Visual Studio Community 2026. Se la provate lasciatemi un feedback nei commenti, bug, suggerimenti, idee per nuove feature, tutto è benvenuto. Il repository di GitHub è anche il posto giusto per aprire issue o proporre dei contributi o lasciare dei feedback. Bene, vi faccio vedere la pagina dell'estensione direttamente da Visual Studio 2026, dove andare a scaricarla. Ora, estensioni, gestione delle estensioni, gestisci le estensioni e cerchiamo addirittura solo PHP, sarà la seconda, vedete io l'ho già installata, da qua la si installa, la si disinstalla, la si disabilita, la si installa. Se non l'avete ancora installata, avete un elenco di cose che può fare, vedete qua, e da qua la installate. Sono già 472, grazie ragazzi, andiamo avanti, dobbiamo arrivare almeno un paio di K per le nuove funzionalità. Bene, grazie Ciurma per essere arrivati fino a qua, è stata dura, lo so, perché voi non avete visto ancora il montaggio, perché ci sono delle parti veramente... dai, questo è tutto oggi, Ciurma, per oggi. Se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciate un like, provate l'estensione, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi perché aiuta davvero il canale, perché per adesso siamo pochi, però vogliamo crescere. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi episodi di Cyberlab. Questo era un Cyberlab particolare perché era un po' una marchetta alla mia estensione, che però è utile ed è stata creata proprio per venire incontro al problema di molte estensioni che appesantiscono tanto Visual Studio, specialmente per il PHP. Sì, magari per un principiante vanno bene quelle col parser PHP perché ti aiutano a vedere dove hai fatto errori o cose di questo tipo, ma per chi già il PHP se lo mangia un pochettino, anche solo un'evidenziazione aiuta tantissimo a non commettere errori, ovviamente, perché uno il codice se lo scrive da sé, non si lascia aiutare da un intelligence o da un'intelligenza artificiale, se lo vuole scrivere da sé, a meno che se vuoi andare a chiedere all'intelligenza artificiale, apri il browser e lo chiedi, non c'è bisogno, perlomeno a me non piace che dentro l'IDE ci sia l'intelligenza artificiale che mi dica o che mi completi il codice, perché a volte lo completa in modo sbagliato e ci metti 3 volte tanto per andare a modificarlo come lo vuoi te, insomma, quindi tanto meglio che lo scrivo già subito come lo voglio io e ciao. Bene, quindi ciao veramente, alla prossima Ciurma, ci vediamo, mi raccomando state bene attenti perché l'estensione è sicura, però gli hacker sono ovunque, quindi state attenti. Ciao ragazzi, ciao.